Salve a tutti, benvenuti nel canale di Passione Uncinetto. Oggi realizzeremo insieme questa maglia, l'avete vista in anteprima indossata dal manichino ed è veramente una meraviglia, almeno a me piace tantissimo. E così sfruttiamo il video primi passi del punto strega. Quindi questo è il famoso progettino che vi ho anticipato appunto nel video precedente. È veramente un progetto semplice, veloce e bello soprattutto. Prima di presentarvi i materiali e metterci al lavoro, vi volevo ricordare di iscrivervi al mio canale e di cliccare sulla campanellina per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. In più vi volevo invitare a seguirmi sulla mia pagina Facebook e la mia pagina Instagram Passione Uncinetto. Lì ho intenzione, a parte mettere le anticipazioni dei video che vorrò portare qui sul canale e quindi già delle piccole anteprime, poi sicuramente vedrete dei progetti che magari farò su richiesta e quindi pure se non porto sul canale presenterò appunto nelle mie pagine. E soprattutto vorrei fare dei piccoli sondaggi, soprattutto su Instagram, per quanto riguarda i nuovi progetti. Quindi diciamo farò scegliere appunto a voi quello che preferite. Quindi seguitemi e così resterete sempre aggiornati. Per questo progetto utilizzerò questo cotone che ho comprato in una fiera tempo fa e l'uncinetto numero 4. Prendiamo il cotone e avviamo una catenella che sia multiplo di 4, quindi in base alla circonferenza della scollatura che vogliamo ottenere dalla maglia avviamo questa catenella. L'unica cosa che dobbiamo tenere a conto è questo multiplo di 4, quindi deve essere una catenella che sia divisibile per 4. Io in questo caso lo scollo lo farò bello grande perché la voglio scollatissima, essendo una maglia appunto traforata, quindi avvierò una catenella di 144 catenelle. Quindi facciamo il cappio iniziale, lo stringiamo, questo non lo calcolo nella lavorazione, e avvio 144 catenelle. Fatte le 144 catenelle, camminiamo lungo la catenella e la teniamo così dal dritto, quindi dalla parte dritta della catenella, la facciamo passare fra le dita fino al primo punto iniziale e qui ci chiudiamo, entriamo con l'uncinetto e ci chiudiamo con maglia bassissima. E questo è lo scollo, la larghezza del nostro scollo. Qui ora partiamo con la lavorazione. Nel video del primi passi, quello precedente, appunto dove vi ho illustrato il punto strega, vi ho anche detto che solitamente il punto strega si effettua su un multiplo di 5. In questo caso io ho calcolato un multiplo di 4, proprio perché nel caso di questa maglia mi serviva appunto il punto strega, io lo applicherò in uno spazio un pochino più ridotto, quindi ho fatto un multiplo di 4 per questo motivo. Ci tenevo un pochino a precisarlo perché è un punto adattabile e quindi si adatta a come vogliamo poi alla fine che il nostro lavoro ci venga. Partiamo subito a fare il nostro punto, tiriamo, mettiamo il dito, passiamo il filo, rientriamo dove appunto nella solina che tenevamo appunto col dito e facciamo una maglia bassa, riallunghiamo
mettiamo il dito per distanziare, ripassiamo, entriamo sempre prendendo questa solina e facciamo un'altra maglia bassa. In questo caso, per quanto riguarda questa maglia, partiremo con solo 2 anelletti e non 3 come si fa la partenza iniziale a pannello. Quindi ne facciamo 2, contiamo 1, 2, 3 ed entriamo nel quarto punto con maglia bassa. E qui abbiamo ottenuto il primo punto. Rifacciamo la stessa cosa, allunghiamo, mettiamo il dito per distanziare, prendiamo la costina proprio esterna e facciamo la maglia bassa, riallunghiamo, ripassiamo, prendiamo sempre questa costina e rifacciamo un'altra maglia bassa. Abbiamo ottenuto i 2 anelli. Qui sulla catenella contiamo 1, 2, 3, nel quarto entriamo e ci chiudiamo con maglia bassa e abbiamo fatto il secondo motivo. Rifacciamone un altro insieme e poi continueremo così fino a tutta la nostra catenella iniziale, quindi facendo tutto sempre col multiplo di 4 i nostri motivi. Ricontiamo nella catenella 1, 2, 3, nel quarto entriamo e ci chiudiamo con maglia bassa e continuiamo così per tutta la circonferenza della nostra catenella. Arrivati qui alla fine ci avanzano appunto 3 punti. Facciamo l'ultimo punto strega, quindi gli ultimi 2 anelletti che equivalgono appunto a un punto e ci ricongiungiamo con il primo, quindi questo è il primo punto che abbiamo fatto, i 2 anelletti, con il primo centrale appunto, primo punto basso del primo punto. Quindi da qui in poi cominceremo una lavorazione a spirale senza quindi chiudere il punto. Per non perderci e quindi tenere sempre presente dov'è questa parte, lo marchiamo con un marcapunti. Arrivati qui metteremo il nostro marcapunti solo per renderci conto di dove inizia e finisce il giro. Questo non c'è bisogno nei giri seguenti di cambiarlo, lo lasceremo qui solo per stabilire comunque sia l'inizio e la fine. Dopodiché continueremo con i nostri moduli, quindi faremo il nostro punto, ci ricongiungeremo nella parte centrale del punto precedente, quindi è anche semplice a capire, e lo faremo per la larghezza quando arriveremo allo scalfo manica. Quindi quando raggiungeremo la larghezza desiderata ci fermeremo e quindi faremo la divisione delle maniche. Quindi continueremo così. Io poi vi saprò dire quanti moduli ho fatto io, comunque senza fare comunque né diminuzione né aumenti, sempre il lavoro così come viene, lavorato sempre in tondo. Ho lavorato 10 giri del modulo del punto strega e quindi ho ottenuto già l'altezza del mio scalfo manica. Qui c'è il marcapunti che avevamo messo all'inizio e quindi sono arrivata a questo punto. Qui
vi posso dare le misure perché in base al cotone, in base alla mano può cambiare, giustamente potete fare anche qualche modulo in più o qualche modulo in meno, quindi vi do la misura che ho ottenuto io, perché giustamente io mi fermerò qui e già farò la divisione dello scalfo manica. La mia misura è di circa 19 centimetri, quindi per me va bene così. Quindi ora possiamo proseguire per avviare lo scalfo manica, quindi la suddivisione. Ora prendiamo la parte dove c'è il marcapunti e la mettiamo nella parte laterale e la sistemiamo il nostro scollo con il marcapunti nella parte laterale. Dopodiché, dopo averlo sistemato, sistemiamo la nostra lavorazione in modo tale il marcapunti laterale, il marcapunti iniziale lo mettiamo laterale, quindi dal lato. Quindi noi siamo arrivati qui nella lavorazione e da qui dobbiamo fare una suddivisione proprio per lo scalfo maniche. Quindi abbiamo allineati tutti i moduli. Con i moduli allineati contiamo da questa parte, quindi da qua 1 2 3 e 4. Quindi inseriamo il marcapunti alla fine del quarto punto. Quindi prendiamo il marcapunti e lo inseriamo qui. Praticamente lo possiamo inserire benissimo perché poi ci verranno lavorati nel quinto punto. Quindi 1 2 3 4 nella parte centrale del quinto punto. Quindi prendiamo tutte e due di tutte e due le parti. Quindi questo è lo scalfo manica che poi otterremo. La stessa cosa dobbiamo fare da quest'altra parte. Contiamo 1 2 3 4. Qua al centro del quinto punto prendiamo l'altro marcapunti e lo inseriamo. Quindi abbiamo suddiviso il nostro lavoro. La parte centrale è questa, ben delineata, e ora appena cominciamo la lavorazione, nell'unione dei due marcapunti, quindi dove ci sono appunto i due marcapunti, faremo un altro modulo. Quindi la parte centrale verrà allargata un altro pochino. E le maniche risulteranno più larghette perché in questo momento misurano 17 centimetri, mentre la parte centrale in questo momento misurerà 41 centimetri. Per quanto riguarda la lavorazione, dopo che abbiamo fatto questa suddivisione, ci dobbiamo ritrovare, appunto io vi consiglio comunque di appoggiare il lavoro così come ho fatto io, ci dobbiamo ritrovare gli stessi moduli, quindi da una parte e dall'altra, nella parte centrale, e suddividere quelli laterali. Se voi iniziate con un altro giustamente numero di maglie, vi potete ritrovare moduli in più o moduli in meno. La suddivisione io vi consiglio di farla attenendovi di più ai centimetri che volete ottenere, e quindi suddividete da una parte e dall'altra in modo uguale. Riprendiamo la nostra lavorazione e lavoriamo sempre gli stessi moduli fino ad arrivare al marcapunti. Quindi ci lavoriamo
i due archettini che formano appunto il punto strega, fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati qui in prossimità del marcapunti, facciamo il nostro modulo, quindi sempre del nostro punto, entriamo nella prima estremità segnata, leviamo il marcapunti, e nella seconda entriamo in tutti e due i punti e ci chiudiamo con la maglia bassa. Quindi abbiamo unito lo scalfo manica. Da qui facciamo ripartire il nostro modulo e continuiamo inserendoci all'altro punto che abbiamo a disposizione, e continuiamo così fino ad arrivare all'altro marcapunti, quindi a fare l'altra unione della manica. Se poi voi volete ottenere una manica più larga, potete benissimo, qui dove abbiamo fatto appunto questa unione così, potete fare un altro modulo, quindi fate un altro modulo e vi ricongiungete con i punti e verrà ancora più larga. Continuiamo sempre lavorandoci in tondo i nostri moduli e continuiamo fino ad arrivare all'altro marcapunti. Arrivati qui all'altro marcapunti, che come vi ricordate abbiamo preso la parte centrale dei due punti, quindi quelli che per ora vanno lavorati, facciamo la stessa cosa, facciamo il punto, poi entriamo nel primo e nel secondo, quindi sganciamo il marcapunti, siamo entrati nel primo ed entriamo nel secondo punto, tiriamo il filo nei due moduli che erano segnati e chiudiamo a maglia bassa e abbiamo unito anche l'altra parte, e da qui continuiamo a lavorare in tondo. Quindi questa lavorazione continuerà sempre a spirale, quindi lavoreremo sempre in tondo e arriveremo all'altezza desiderata. Quindi la lunghezza della maglia la stabiliamo in base a quello che vogliamo ottenere. Vogliamo ottenere una maglia, la facciamo a misura di maglia. Vogliamo ottenere un copricostume, lo possiamo fare benissimo e quindi proseguire, farlo più lungo, e la faremo a nostro piacimento, sempre lavorandoci modulo per modulo. Teniamo presente che come inizio di lavoro è il modulo dopo lo scalfo manica, quindi alla fine è qui che poi terminerà, quando abbiamo terminato comunque la lunghezza desiderata terminerà, e quindi possiamo proseguire così sempre in tondo. Arrivati qui
dove abbiamo chiuso lo scalfo manica, se voi vi rendete conto che la maglia vi sta troppo aderente o la volete ancora più larga, qui precisamente potete fare un aumento. Io vi farò vedere come si fa l'aumento. In questo caso dobbiamo lavorare due moduli, quindi un modulo in più formato da due dal nostro punto, che è propriamente formato da due anelletti. Quindi vi lavorate il modulo giusto. Al posto di attaccarvi al punto seguente, quindi nella parte centrale, vi attaccate qui dove abbiamo unito gli scalfi, così. Quindi questi due moduli vi risulteranno come aumento, però la stessa cosa dovete fare dall'altra parte, perché dovete poi combaciare la lavorazione da quest'altra parte. Quindi potete inserire un modulo da una parte, poi lavorate sempre il vostro punto e vi inserite nel primo che avete a disposizione. Quindi qui abbiamo lavorato due aumenti nella parte sottostante, che poi verranno lavorati in corrispondenza di tutta la circonferenza e si uniranno agli altri che abbiamo fatto. Quindi allargherà la maglia dalla parte appunto del corpo. Questi sono i due moduli in più che potete inserire subito dopo aver suddiviso lo scalfo, sia da una parte e sia dall'altra parte. Dopodiché continuate la lavorazione in tondo per come è prevista. Questo è un aumento che solitamente, per chi vuole una maglia più larga, io consiglio di fare. Poi se alla fine la provate e vedete che comunque è comoda, anche perché è una maglia traforata e quindi è morbida, elastica, questi due aumenti voi non li farete. Allora, in questo caso io non li faccio, vi ho fatto vedere come si fanno, quindi mi vado ad inserisco di nuovo dopo aver fatto il primo e lavorerò normalmente i miei moduli così come si presentano. Quindi se volete fare l'aumento lo fate come vi ho fatto vedere, sempre al centro dove abbiamo fatto appunto la suddivisione. Se non lo volete fare perché la maglia vi sta comoda, continuate come sto facendo io. Quindi questo era un qualcosa in più che vi volevo far vedere. Chissà, la vestibilità della maglia magari non vi risulta a vostro piacimento quando magari arrivate a questo punto. Quindi vi lavorate ora, ci lavoriamo i moduli così per come si presentano, sempre in tondo, sempre a spirale, e poi ci rivedremo quando arriveremo alla lunghezza desiderata. Ho continuato la lavorazione della maglia sempre così come si presentava e mi sono dilungata per circa 52 cm, quindi la maglia in lunghezza misura 52 cm. Poi è molto flessibile sia in larghezza e sia in lunghezza, quindi la vestibilità comunque è perfetta. L'unico consiglio che vi voglio dare è, se voi vi ricordate vi ho detto come inserire l'aumento, io vi consiglio di inserirlo perché dà una vestibilità ancora migliore. Poi se voi riconoscete, magari provandovela, quindi dopo la chiusura degli scalfi, magari dopo il primo giro ve la provate, se voi vedete che vi stringe o è troppo aderente potete inserire un aumento oppure ne potete fare due.
e farete la stessa cosa, lo farete sempre nella parte laterale da una parte e dall'altro. Quindi nel primo giro farete come vi ho spiegato, quindi inserirete l'aumento in quel modo. Nel giro seguente farete la stessa cosa in un altro punto, sempre nella parte laterale, e la maglia giustamente prenderà comunque sia un'ampiezza diversa. Per me va bene così, diciamo che io non la volevo larga eccessivamente perché la devo mettere sopra una canotta, però come la volevo un pochino più comoda, normale. Ora nello stesso tempo vi faccio vedere qui la lavorazione, io l'ho terminata sempre nella parte laterale, dove appunto, sempre tenendo conto dell'inserimento del marcapunti, e quindi ora siamo pronti per definire la parte inferiore. Riprendiamo la lavorazione dove siamo arrivati appunto con il punto strega, ci rialziamo con una catenella ed entriamo nel primo spazietto che abbiamo a disposizione, prendendo le 2 asoline. Quindi qui faremo la prima maglia bassa. Per una questione di comodità questa la marcheremo, così ci rendiamo conto dell'inizio del lavoro. Poi entriamo nello spazietto centrale e nell'altra nocciolina, nell'altro archetto, facciamo una catenella. Da questo punto ora, che marcheremo per una questione, per orientarci ancora di più, partiremo facendo un multiplo di 5, il multiplo esatto del punto strega, quindi non come l'inizio che abbiamo utilizzato nella parte iniziale, il multiplo di 4, faremo un multiplo di 5. Quindi ciò che significa che da qui partiremo con 4 catenelle, quindi 4, e ci ricongiungeremo al punto centrale del punto strega, quindi prenderemo il punto strega. Le 4 catenelle saranno appunto, prenderanno il punto, quindi 1 2 3 4, saltiamo un punto e andiamo nella parte centrale e facciamo una maglia bassa. Continueremo così 4 con 4 catenelle e nella parte centrale dei punti ci chiudiamo con la maglia bassa e faremo così per tutto il giro fino ad arrivare al marcapunti. Arrivati qui, abbiamo fatti 4 punti, ci ricongiungiamo sempre nella parte centrale e poi abbiamo questo spazietto dove faremo 3 punti e ci chiudiamo dove abbiamo inserito il marcapunti con maglia bassissima, quindi faremo 3 catenelle, scusate, ho detto 3 punti, e qui abbiamo contornato tutta la nostra parte inferiore, diciamo rendendola come la parte iniziale, quindi le catenelle e il punto strega sulle catenelle. Ora inizieremo il secondo giro. Togliamo il marcapunti. Allora, ci rialziamo da qui con 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto ed entriamo nel primo punto, quindi nella prima catenella, e facciamo una maglia alta. Ora dobbiamo eseguire una maglia alta per ogni catenella sottostante. Nella parte centrale
dove abbiamo effettuato il punto basso, entriamo ed entriamo nel punto basso sempre con maglia alta, quindi lavoreremo un giro punto su punto di maglie alte. Arrivati all'ultimo punto, ci ricongiungiamo nella seconda catenella che abbiamo fatto all'inizio con maglia bassissima. Abbiamo terminato il primo giro di maglie alte. Quello che io vi volevo dire è una cosa: praticamente, se voi vedete che vi risulta la lavorazione, questa lavorazione vi risulta che stringe troppo, a posto delle 4 catenelle ne fate 5, quindi cede un pochino, e poi sopra le catenelle lavorate sempre una maglia alta per ogni catenella, e quindi anche corrispondente al punto basso. Arrivati qui ci rialziamo sempre con 2 catenelle, prendiamo il filo sull'uncinetto, il primo punto corrispondente è questo e lo prendiamo nella parte in rilievo, quindi facciamo passare il filo e facciamo la maglia alta. Filo sull'uncinetto, nel punto successivo invece lo lavoriamo a maglia alta normale. Il punto dopo, che è questo, lo prendiamo sempre a rilievo davanti, così. Il punto successivo lo lavoriamo invece così come si presenta normalmente, e ci facciamo questa lavorazione per tutto il giro. Quindi questo l'abbiamo lavorato, prendiamo questo, entriamo, prendiamo il filo e lo lavoriamo la maglia alta. Nel successivo entriamo con maglia alta normale. Questa è la lavorazione e la ripeteremo fino ad arrivare alla fine. Arrivati qui all'ultimo punto, abbiamo lavorato la maglia alta normale, prendiamo il filo sull'uncinetto, entriamo nell'ultima maglia e la facciamo a rilievo e ci chiudiamo nella seconda catenella del punto alto che sostituiva il punto alto che abbiamo fatto all'inizio. Fatto questo già è il bordino, possiamo fare un altro giro, come possiamo decidere di fermarci qua. Quindi questo è poi a vostra scelta. Io in questo caso un altro giro lo farei, quindi io ne lavorerò un altro sempre di maglia alta a rilievo, quindi mi rialzo con le 2 catenelle, entro nella prima maglia alta che ho a disposizione ed è quella a rilievo e la prendo a rilievo, mi lavoro normalmente la maglia alta, entro in quella a rilievo e mi lavoro quella a rilievo e continuo così, ripetendo esattamente quello che ho al di sotto. Arrivati all'ultimo punto ci chiudiamo nella seconda catenella con maglia bassissima e abbiamo terminato il nostro bordino, che come vedete è molto grazioso.
io penso che ci sta perfettamente sotto il punto strega. Questo è quello che poi si presenta, la maglia e il bordino. Quindi possiamo tagliare il filo. Lo sfiliamo e poi con un ago lo passeremo fra le maglie e quindi lo elimineremo. Prendendo la parte di sopra dobbiamo fare un bordino anche qua, quindi prendiamo ed iniziamo all'incirca dove abbiamo applicato il marcapunti. Questo oramai non ci serve più. Sempre dalla parte dritta del lavoro prendiamo il cotone, entriamo nel primo punto, che non c'è un punto in particolare, quindi nel primo punto che possiamo avere a disposizione ci tiriamo il filo, facciamo una catenella, facciamo una maglia bassa e una catenella e quindi ci formiamo la prima maglia alta. Ci lavoriamo un pezzettino di filo, quello dell'avvio, quello che abbiamo applicato ora, ce lo lavoriamo così poi lo andiamo a tagliare. Quindi facciamo sempre un giro sulle catenelle di maglie alte, quindi una maglia alta per ogni maglia che abbiamo a disposizione. Arrivati qui all'ultimo punto lo facciamo e ci agganciamo alla catenella iniziale con maglia bassissima e abbiamo terminato il giro. Io penso di lasciarlo così, la parte superiore, e quindi di non fare più di tanto. L'ho voluta solo definire, però la lascerò così. Se voi la volete stringere un pochino, perché le catenelle magari avviate all'inizio sono tante, potete lavorare saltando una catenella, quindi maglia alta, saltate una catenella, maglia alta, saltate una catenella, maglia alta, quindi verrà, diciamo, si restringerà, oppure ogni 2-3 maglie alte saltate una catenella. A me piace così perché scende, messa in modo diverso, scende anche sulle spalle, perciò mi piace il modellino che ho appena fatto. Per quanto invece riguarda le maniche, io probabilmente li lascerò così, con il punto strega che si vede quindi in evidenza. Non so se applicare un bordino, perché devo essere sincera, mi piace tanto come scendono appunto sulla spalla in questo modo, quindi probabilmente lo lascerò così. Voi invece potete inserire il bordino, un bordino come quello là inserito all'inizio. Prima del bordino però dovete fare, come nella parte inferiore, le catenelle, quindi dovete calcolare 4 catenelle, vi agganciate con maglia bassa, 4 catenelle, vi agganciate con maglia bassa e quindi rifinite tutto il contorno e poi vi rialzate e fate un contorno di maglie basse per definire meglio le maniche. Poi c'è da dire che si può fare anche a manica lunga e quindi da qui, agganciandovi nella parte inferiore, comincerete a lavorare in tondo, sempre a spirale, e formerete la manica. Quindi potete anche farla a manica lunga, sempre lavorando il punto che abbiamo lavorato per il corpo della maglia. Questa è la parte inferiore e questa è la parte superiore.
quindi penso proprio che io la lascerò così. La maglia l'ho lasciata così, quindi le maniche le ho lasciate così perché mi piacciono tanto, l'indosso è veramente bello, mi piace, quindi la rifinitura l'ho fatta solo nel collo e il bordino inferiore, quindi la maglia la lascerò così. Il video è terminato, spero che questo video vi sia piaciuto. Se è così lasciatemi un mi piace al video. Se avete delle domande da fare commentate qui sotto o sulla mia pagina Facebook o Instagram Passione Uncinetto, io sarò lieta di rispondervi. Vi ringrazio di avermi seguita e vi do appuntamento al prossimo video.